cosa possiamo fare per migliorare la diversità linguistica digitale? Ormai sappiamo che il mondo digitale riflette solo una piccolissima parte della diversità linguistica che si trova nel mondo reale. Sappiamo che l'inglese e una manciata di altre lingue dominano lo spazio digitale e che lingue meno diffuse o meno economicamente potenti dispongono di strumenti molto più limitati. Siamo anche a conoscenza del fatto che la lingua che parliamo determina e definisce l'esperienza che possiamo avere di Internet. Per esempio, determina il tipo di informazione a cui possiamo accedere. Prendiamo l'esempio di Wikipedia. Wikipedia è disponibile in 294 lingue, il che è un numero rispettabile, ma del tutto esiguo se confrontato con la cifra di circa 7000 che è la stima che è delle lingue parlate sul pianeta. Se uno parla solo una lingua minoritaria, quindi, quali possibilità ha? Non può certo usare un traduttore automatico, perché Google Translate, uno dei più diffusi, è disponibile soltanto in 90 lingue. Quindi chi parla una lingua non maggioritaria ha accesso a meno informazione e spesso questa informazione è anche di minore qualità. Ma non è solo la qualità o la quantità di informazione ad essere in gioco, c'è anche il tipo di tecnologie di cui possiamo disporre o il tipo di servizi a cui possiamo accedere. Di nuovo, per esempio, gli assistenti vocali di ultima generazione come Siri e Alexa sono disponibili solo in poche lingue. Si prevede che in futuro gran parte dei dispositivi domestici o le automobili saranno attivabili vocalmente. Tutto questo ha delle conseguenze molto serie. Immaginate l'effetto straniante che può avere doversi rivolgere a un apparecchio in una lingua che non sia la propria. Per me sarebbe molto fastidioso dover interagire con il mio frigorifero in inglese, per esempio. Vorrei di sicuro poterlo fare in italiano. Se questo non fosse possibile, allora dovrei o rassegnarmi a utilizzare l'inglese oppure fare del tutto a meno di questa tecnologia. Quindi vediamo subito come la disponibilità o meno di tecnologie linguistiche digitali potrà avere delle conseguenze sulla disponibilità di certe tecnologie avanzate per le persone. Ora, non disporre di tecnologie avanzate per usare una determinata lingua su internet significa discriminare le persone che parlano quella lingua, ma significa anche indurre le persone ad usare sempre meno una certa lingua, almeno digitalmente, e quindi a renderla meno rilevante o meno utile per la vita odierna. E di solito quando una lingua non viene percepita come utile o economicamente o socialmente, le persone la abbandonano. Vediamo quindi come a lunghissimo termine l'impossibilità di usare una lingua digitalmente può pregiudicarne il futuro. La buona notizia è che il futuro digitale delle lingue meno diffuse, meno potenti o meno dotate, come si usa dire, è almeno parzialmente nelle nostre mani. Perché infatti è abbastanza probabile che se certe tecnologie non saranno mai disponibili per tutte le lingue, perché allo stato attuale delle conoscenze lo sviluppo di certe tecnologie è molto costoso per lingue con pochi dati disponibili e quindi si preferisce evitare di dover sostenere dei costi che possono non essere compensati da una domanda adeguata. Però capita anche che le aziende che producono queste tecnologie stabiliscano delle vere e proprie alleanze con le comunità dei parlanti e si impegnino a sviluppare quelle tecnologie con l'aiuto, il coinvolgimento e il supporto dei parlanti. È successo, per esempio, per sviluppare Google Translate per il frisone. Ora, ottenere l'interfaccia di Facebook localizzata nella propria lingua è un altro processo abbastanza semplice e realizzabile con un gruppo organizzato di persone. E la stessa cosa per esempio sviluppare per una tastiera virtuale che consenta di digitare i caratteri della propria lingua. Anche questo è fattibile con SwiftKey o Gboard. Poi negli ultimi anni sono fiorite iniziative per rendere i parlanti parte attiva dello sviluppo digitale delle lingue. Uno fra tutti è il progetto di LDP, The Digital Language Diversity Project, che ha pubblicato una guida dettagliata che copre aspetti e livelli diversi di sviluppo digitale. E iniziative simili sono quelle di Latino America Habla, Zero to Digital e Activismo Lenguas. È opportuno e utile che chiunque parli una lingua che non è sufficientemente supportata nel mondo digitale si senta coinvolto e parte attiva del processo. Il futuro digitale di una lingua
è letteralmente nelle mani di chi la parla, o meglio nelle sue dita, perché ogni volta che digitiamo o registriamo un audio usando la nostra lingua stiamo facendo qualcosa di utile. Ogni volta che scriviamo un post o un messaggio usando la nostra lingua contribuiamo a costruire il suo futuro digitale. Dobbiamo infatti pensare a noi stessi come a dei pollicini digitali. Ogni nostra azione nel mondo digitale è una piccola traccia che nel tempo può servire a costruire quella base di dati che è necessaria per lo sviluppo di qualsiasi tecnologia. Maggiore sarà la frequenza e la quantità delle tracce che lasciamo, più rapido sarà il processo di sviluppo. E tu usi la tua lingua nel mondo digitale? Quali iniziative ulteriori pensi che potresti intraprendere rispetto a quelle che fai? Quali difficoltà pensi di incontrare e come potresti affrontarle?